Abbiamo iniziato per Manu, Manu senza ciao, la nostra amica Manu. Ciao. Ciao Manu, Ciao. ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mm, Aspetta, perché sta guidando un grosso mezzo di trasporto e fa contemporaneamente due cose. Da un lato è come se fosse un mezzo di trasporto che deve riparare, con cui deve riparare le strade, però dall'altro vedo che carica degli oggetti. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, vedo che lei vuole fare tutto da sé e dice facciamo, facciamo. Le piace l'azione fare, sì, sì. Vediamo la sua vibrazione. 7 miliardi e mezzo, Consapevolezza. 138, 140, PS. 46, Ite. 2122, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 35, 3D. 48. Vivacità animica. Molto curiosa, 94. Perché è molto curiosa? Ah, Ehm, perché è molto curiosa. È molto curiosa, sì, sì, le piace molto anche sperimentare, conoscere in lungo e in largo, approfondisce su vasta scala, molto vivace intellettualmente. Allora, la prima sessione di Manu non sono per niente brutti valori, soprattutto 7,5 di vibrazione è più che rispettabile. Ehm, Anche la 3D, tutto sommato, siamo sotto il 50. Non è wow, ma funziona ancora molto bene. Nome del progetto di Manu, nome della PS di Manu, nome della PE di Manu. Il, il progetto mi viene cagionevole, anche ad indicarmi che per un lungo periodo della sua vita è stata proprio molto fragile e poi come per contrasto ha dovuto compensare e ribaltare tutto, ma proprio in virtù di questo suo essere cagionevole. Quindi come se tutto vertesse intorno a questa caratteristica di fragilità, per poi doverla ribaltare in tutti i sensi. Poi ci sono state tante vicissitudini, no? Dove lei diventa quella forte. Mm. E poi come anima nuvola mi viene, proprio la sento soffice, così leggera, che sta andando sempre più verso la leggerezza, mentre era partita da una situazione invece molto di materia, quindi decisamente più densa e più pesante. E, e invece lo spirito, mare blu, molta vita, mm, movimento anche. Entità eteriche. Ma allora dunque, visto che consideriamo anche un po' tutta la vita, no, nel complesso di Manu, c'è Winnie the Pooh del secondo universo che fa proprio riferimento a questa sua infanzia non tale, ok? Molto comunque
sacrificata, molto limitata. Perché ci sono Non stati tale? non tale, esatto, Ok. Mhm. mm, tanti tipi di problemi. Mhm. Ehm, Poi c'è ehm, il serpente che si arrotola intorno al bastone di legno a rappresentare il caduceo e quindi a tutte le sue esperienze personali rispetto alla salute, rispetto agli ospedali, rispetto ai farmaci, ma anche gli stessi problemi riferiti a persone care intorno a lei. Mhm. Ehm, un po' simile, c'è un corvo nero che sembra proprio lì a portare dei cattivi presagi. Però anche questo molto in secondo piano, come se appartenesse a un qualcosa che ormai lei sta superando. Mm? Mhm. Però c'è da dire che non è tanto lontana nel tempo, no? L'ultimo lutto che lei ha avuto. Mhm. E poi c'è un uomo del tempo che, giustamente per sabotarla, vorrebbe riportarla continuamente nella linea temporale caratterizzata da malattia, da dolori, da ospedali e soprattutto a quello stato d'animo, a quelle emozioni che lei prova nel momento in cui viene a contatto con queste esperienze. E poi 3 EDL. Quindi tre entità mentali. Eco. Perché? Mm, Io l'ho sentito, poi non so se sarà sensibile, udibile nella registrazione. La mia voce ad eco. mm, Tre entità mentali. mm. Infatti vedi che non le riesco a vedere, cioè lo so che sono 3, ma non le riesco a vedere. Ah, mm, porca miseria. Mm. Chi le ha nascoste? Allora, sicuramente Chiamalo. questo corvo nero mette questa ala nera davanti, come se io potessi leggere su uno schermo, però lui ci mette davanti l'ala nera, io non... Ecco, adesso aspetta, riesco a vedere, non ho l'età, te le dico subito così almeno Sì, sì. attenta che cadi, e poi l'altra mi viene Anas o Amiat, così le ho viste, e se lui ci rimette l'ala nera. Allora, Non ho l'età. non ho l'età. Come se lei avesse perso eh, una porzione proprio, no? Della sua vita. Ehm, e si è sentita che tutta una serie di esperienze non le ha potute vivere, proprio deprivata. Mm? Ehm, per cui di fatto è come se mh, non fosse stato mai il momento per vivere determinate esperienze. Quando è iniziato a concedersi delle esperienze, erano decisamente passate le tappe classiche, che implicano certe esperienze, perché lei le aveva tutte riempita con una sequenza proprio o di nulla, di monotonia, di nulla, proprio di fermo totale, oppure l'aveva riempito con continue malattie, malanni di ogni genere e tipo. Quindi Livello? io direi, allora adesso decisamente mh, 3, Ridimensionata. Mm. sì, Ma è ma stata anche 7/8, sì. E poi cos'è che ho detto? Vedi? attenta che cadi. Sì, no, le ho scritte Uh, tranquillo. ecco, attento che cadi, sì, questo suo aspetto proprio di fragilità, mm? Nel senso che è come se lei avesse avuto questo costante allarme che sarebbe successa
poi quest'altra problematica, quest'altra caduta, che potevano essere reali cadute, lei cadeva fisicamente, o cadute nel senso proprio di cadere ammalata. mm? E c'era proprio questa specie di, come posso dirti, lì è l'uccellaccio, no? Questa sorta di allarme, di angoscia costante. E in effetti poi si realizzavano le diverse cadute, le diverse assenze di salute, no? Quindi lei si ammalava prima di una cosa, poi dell'altra, poi l'incidente, bla bla bla, insomma, mille cose. Ehm, Però, un po' come vedi anche la sorella, così le piaceva fare anche un po' da, sai, da mammina che la seguiva, che la accudiva, che le stava vicino, che la proteggeva, che si occupava di lei, si prendeva cura di lei. Quindi decisamente anche questa ormai è abbastanza superata. mm. Quindi direi che adesso lei è nella sua salute, eccetera, quindi direi di livello 2 o 3. Però in passato di nuovo è stato intorno al 7. E poi, non ho capito, Amia Samyat? Sì, perché praticamente la vedo, Cos'è un detto latino? no, 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 o Anas o Amiat, Ah, cioè come se fosse che o lei, come ci presentava all'inizio, deve un po' ricostruire le strade dissestate dagli altri. mm. ah. Quindi lei si ritrova poi alla fine coinvolta in percorsi di altri molto dolorosi che hanno lasciato delle buche proprio e lei in qualche modo deve fare questa opera di ricostruzione, no? Oppure anche, però molto connessa, che lei va a raccogliere la spazzatura. Fa come il giro di questo isolato, raccoglie la spazzatura, che sono i vari, insomma, dolori, dispiaceri, ma anche lamentele, recriminazioni degli altri, se li carica sul proprio furgone e poi ci penserà lei a smaltirli. Quindi, visto che lei è la persona forte, visto che lei è in grado anche molto di trasformare, quindi si occuperà lei del riciclaggio, del riciclo, Livello? scusami. Direi 5. Ok, non più. Ok, scrive non più. Lo ha fatto e non più. Ok, sì. Allora, è tutta una sessione in cui tu hai già fatto un bel pezzo di lavoro da sola, probabilmente anche guardando sessioni, lavorando su di te, eccetera. Infatti, molte entità mentali che erano 8 e adesso sono 3, erano 7 e adesso sono 3, non è una cosa comune. Solitamente, se c'è stato un cambiamento di un punto e non diventano da molto gravi, 8 e 7 sono gravi, a 3, che non è grave, 4 Riguardo già. all'ultima, solo lei stia attenta perché in realtà io la vedo ancora un po' esposta a questa cosa. Mm, Cioè, nel senso che la gente intorno a lei ci prova tanto. mm. A consegnarle una certa spazzatura, a volerle farle ricostruire le proprie strade rotte, no? E lei giustamente dice no, l'ho fatto per troppo tempo, non lo faccio più. Però ci potrebbe ricadere. Posso, Manu, dire il tuo secondo lavoro? Il primo non ci interessa molto alla fine. Il tuo hobby lavoro, posso? Sì? Ok. L'antiquariato, anche perché è un punto, insomma, devo poterne parlare. Ma ha a che fare con questo? La terza entità mentale, Monica? Ma qui lei cerca giustamente di portare in una direzione positiva. Ciò che potrebbe morire, lei invece sceglie di non farlo morire, ma di farlo continuare a vivere anche a volte in maniera diversa, con una destinazione diversa, un destinatario diverso, anche un restyling, diciamo, no? Mm? E questo è in senso positivo, però io noto proprio che le persone captano in lei la sua grande empatia e anche il suo grande amore per la vita. Quindi
diciamo che anche il fatto che lei ha a che fare molto con degli oggetti che passano di mano in mano, ok? È come se lei fosse in qualche modo a interfacciarsi spesso, chiamiamoli vampiri energetici, chiamiamoli persone che si aspettano che altri facciano per loro. Mhm. E se ne approfittano. Eh, Impianti eterici o mentali. allora, per molto tempo lei è stata come in eterico agganciata a un polmone d'acciaio. Quindi come dire che da sola non ce la faceva a vivere, aveva bisogno di un ausilio che l'aiutasse a respirare. Mm, lei non è che nel fisico ha vissuto proprio questo, ok? Però di fatto aveva sempre in continuazione il bisogno di interventi, diciamo così, medici. Non ce la faceva a stare bene da sola e soprattutto non riusciva a vivere la vita, perché il respiro è la vita. Ma questo solo fino, mm, però per tanti anni, questo è stato per tanti anni, ok? Adesso lei ha iniziato a vivere la vita, mm, da sola, diciamo, anche, no? Mm. Con le proprie forze. Però cioè, lei sente il bisogno, mm, e l'ha fatto con tanti lavori, tante tecniche, tanti approfondimenti. È come se lei volesse portare a termine questa pulizia per dichiarare a se stessa che ha completamente trasformato quella lei del passato, quel periodo del... Poi c'è... mm, eh sì, perché ha le caviglie legate, ma da un elastico abbastanza morbido. Solo che a Tra di volte, loro. sì, esatto, tra di loro, come se a volte lei dovesse proprio fare dei salti, cioè non può camminare normalmente, Ma deve saltare. un elastico manetta o è un ovale? Allora, per come lo vedo io, è come se Capito, no? fosse, Manetta, due cerchi intorno e no, è unico, unico, un ovale. sì, Ok, sì, proprio come un sì, sì. elastico dei Esatto, giochi bravo. degli elastici, no? Sì, sì. Dicevi? Perché così lei non vada. Sì, perché a volte è morbido e quindi lei alla fine cammina normalmente, essendo morbido. Altre volte è come se si irrigidisse e quindi lei, anziché fare una camminata normale, che può essere anche spedita, deve fare dei salti, e il che richiede un grande sforzo. Mm? Mm. E oltretutto è uno sforzo in cui però può anche cadere, perché non è che Stavo uno per cammina dirlo. saltando. Il rischio è anche cadere perché ha le Sì. gambe legate, quindi può atterrare male e non... Un po' più indietro, tagliare. In che senso? Ta- tagliare l'elastico. Sì, sì, non ti preoccupare. Non scrivere troppe cose. È Lei ci super tiene simpatica. molto a È fare super tutta questa simpatica roba. Manu, sì. Altri impianti? No, no. Bene, iniziamo a scaldare i motori. Vediamo un po' di cause esoteriche. Ci sono due incidenti. A 3 anni e a 7 anni. Nonostante nei primi 40 anni non succedano grosse cose, questi due fatti sono degni chiaramente di nota. Il suo primo punto. A 3 anni cade dalle scale, dalla tromba delle scale, fa un bel salto di 6-7 metri, 5-7 metri. A 7 anni viene investita da un camion. In entrambi i casi non si fa pressoché nulla, soprattutto nel primo. 3 anni, insomma. Va bene che i neonati sono elastici, ma a 3 anni non si è più neonati. No, sai che i neonati sono elastici, se cadono non è detto che si facciano male. Causa esoterica della prima questione, del primo incidente. Partirei proprio dall'anima di Manu che sceglie in questa esistenza corrente, quella che sta scorrendo attualmente per lei, di fare proprio un'esperienza molto profonda nella materia, nel corpo.
nella fragilità del corpo, sua personale e delle persone che la circondano. E sempre all'interno della stessa vita notare come sia la coscienza che crea la materia ed è in grado di guarirla ed è in grado anche di trasformare le sorti della materia. Lei aveva proprio a monte fatto con la sua anima questa scelta, con più e più episodi. Eh, e ovviamente parte da subito a fare questi tipi di esperienze, no? Subito a vedere qual è la fragilità del corpo. Quindi parte da 3 anni che fondamentalmente lei non, cioè non sa nulla, no? Della vita in quel momento. Ehm, e poi 7 anni quando di fatto è come se fosse portata da sola, di fronte a se stessa. Mm? Il fratello non la va a prendere, la madre per un attimo si affaccia alla finestra, ma non in tempo per poterle far evitare quell'incidente, no? Quindi lei di fronte a se stessa. Nessuno si può frapporre alla scelta che lei ha preso con la sua anima. La porta all'ospedale un passante. Lei è da sola. Esatto. Lei è da sola perché il fratello non è andato a prenderla, Mhm. perché la madre si è un attimino affacciata, però poi è rientrata in casa. Mm? Quindi di fatto così il passante, che era quello che non ha nulla a che vedere con, diciamo così, la sua cerchia stretta, la porta in ospedale. Bene. E di fatto non succede un granché, no? Mhm. No, infatti. Apriamo le porte del cinema. Sono rimasti in pochi. Sorella ed l'attuale compagno. È simpatico. Mi viene con un sorriso molto aperto. ehm, non so, viene anche brindando con un bicchierino di vino rosso. eh, È un E, accogliente, forse gli piace anche invitare amici. eh, e la Quindi gli sorella? piace questa situazione conviviale. La No, sorella? la No. sorella non bene, cioè nel senso che è come se mh, avesse una ferita aperta. Cioè praticamente la vedo come se avesse uno squarcio che va dalla testa ai piedi, la ferita è molto aperta e anche un po' infetta. Portale Aureo. E qui c'è un sacco di gente. Normalmente chiediamo di chiamare una sola persona, almeno c'è un protagonista. Per me, visto che anche lei l'ha indicato, è il fratello. 2021, pandeminchia, Cinivac. Allora, è molto sorprendente perché lui, cioè io sento la sua risata in lontananza e quando arriva, ehm, sta muovendo come il tubo di una majorette, il tubo con cui è stato intubato. Quindi il bastone della majorette in realtà è il tubo con cui è stato intubato. Ride, non potrei rivelarvelo, dice. Uff, non posso rivelarvelo, Cosa? che è un film. Cosa è un film? Di La più non vita? posso dire, di più non posso dire. Perché se no? Ride, ride. Credo che
penso una cosa, che lui in maniera piuttosto precoce abbia potuto vedere globalmente l'esistenza che cos'è, Mm. ma giustamente non può dirci i dettagli perché spetta a noi comprendere. Mm. Di recente io su questo argomento ho fatto alcuni ragionamenti e ho visto alcune immagini. Lo chiediamo al fratello di Manu se è così non gli chiediamo direttamente come stanno le cose, ma gli chiediamo se assomiglia a questa cosa qua. Alla prima edizione del Grande Fratello, quella con la Bignardi, Daria Bignardi, io due immagini ammetto di averle viste, poi ovviamente ho mollato perché non aveva senso. Niente, il Grande Fratello consiste in la trasmissione, no? In un set casa finta che costruiscono, mi sembra a Cinecittà, che abbia anche un Deor, quindi la piscina, il giardino, le sdraio, devono creare tutto un... Ma di fatto su almeno tre quarti di questa grande casa le mura sono adiacenti allo studio dove ci sono i cameraman e tutto questo studio e set è separato da parenti, penso di cartongesso, infatti bisogna stare attenti a non parlare perché chi è dentro può sentire i commenti dei cameraman o degli autori, questo è anche successo. È anche successo, uno disse baciala stupido a Luca Argentero e quello si incazzò, no? Perché era nel momento clou e lui si accorse che di fatto era tutto un gioco e che dietro gli dicevano che cosa doveva fare. Sembra che la realtà sia, io ho l'impressione che la realtà sia il Grande Fratello, quindi siamo lì a recitare e quando si passa di là si passa dietro a quegli specchi, nella casa sono degli specchi e dietro sono dei vetri trasparenti di fatto e si vede quello che succede, con la differenza che in realtà i disincarnati possono anche un po' venire nel set. Allora, qua è arrivato Pietro Tarricone Ecco. e ci fa vedere che lui con il paracadute Mhm. è piombato lì dove dicevi tu, da che era nel cielo e lui in quel momento era in un certo senso ancora nella casa del Grande Fratello. Pur essendo ormai finita da anni l'esperienza così, però l'idea era che sentiva proprio, non so, come se la notorietà, no? Gli fosse rimasta dentro e tutti i finti desideri che porta la notorietà. Con il paracadute mi fa vedere che approda dall'altra parte che è, non so, la regia, chiamiamola, no? La Mhm. stanza di osservazione. Mm. Mhm. E, si ritrova lì con il paracadute, quindi vedevo che faceva di sì con la testa mentre tu parlavi. È una roba così. Poi però vedo che c'è come si chiama con questo tasto che regoli, una specie di amplificatore. Mhm. Dopo lui abbassa l'audio e spegne le luci. Di cosa? Della zona regia o della casa? Di tutto, anche della casa, sì. Perché? C'è tempo per ogni cosa. Poi capirai, amico. Beh, Fratello, però ti chiama fratello, ti chiama. bro. Va bene, chiamiamo in regia il fratello di Manu e tutti i disincarnati che sono passati di là da poco. Il grande fratello in questo caso, che noi stiamo mostrando, è una grande VIC. Vibrazione, informazione, consapevolezza, soprattutto è un'informazione, cui deriverà vibrazione e consapevolezza. Chiamiamo anche il secondo marito di Manu, la mamma, il papà, anche il fidanzatino e tutti quelli
come si diceva nelle trasmissioni, che mi conoscono. Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Sì, l'ex marito è come se volesse dire quel dramma lì l'ho superato, l'ho risolto. Sono entrato dentro e l'ho risolto. Ehm, e vedo che è molto sorridente, svolazza. Vuole dire a Manu Vuole dire a Manu qualcosa? qualcosa? Mamma mia che eco. Vuole dire a Manu qualcosa? La frase, la prima volta che l'ho detta, me la sono sentita 2 volte. È in riferimento a un episodio bello che vuole ricordare di Manu e lui? Eh, allora, che bei ricordi, dice che bella consapevolezza costruita insieme. Ehm, quindi loro si sono proprio sposati, perché mi fa vedere il matrimonio. Sì. Quindi non erano solo insieme. Ok, questo evidentemente gli piace come ricordo, il matrimonio. Mhm. Poi fa vedere del bianco, non so se a loro piaceva la neve, se hanno fatto delle cose belle con la neve, Mhm. tra la neve. Un cane, compare. Mi hai dato un sale nella vita, dice. Lui è nel portale aureo? No, No, però è già pronto. gli Patati. piacevano i cani, perché lo vedo vicino ai canili, i cani. Cani. Cani canili, Manu? Ti risulti? Più o meno, più o meno. Digli di mostrarti il motivo per cui ti mostra i cani. C'è questo tipo pastore tedesco con le orecchie grandi che abbaia. Non so se è una cosa che lo legava tipo al padre, non so se è qualcosa di famiglia, che magari loro hanno avuto dei cani, cose Mm. del genere. Dell'infanzia. Mm, Può darsi che sia una cosa proprio che lo fa sentire in famiglia, che lo fa sentire casa. Va bene, il marito, secondo marito, lo salutiamo. Se vuole andare nel portale aureo. Mhm. Il fratello? Ma il fratello è proprio un giocherellone, perché adesso questo tubo l'ha fatto a mo' di collana, ce l'ha intorno al collo. È proprio a dimostrarmi che ciò che per noi è dramma, lì è gioco. Vede il set del Grande Fratello, ovvero Certo, le nostre vite? certo che sì. Quindi anche magari con un po' di voyeurismo. Sì, è naturale. O meno. Le anime che stanno al di là ci vedono. Lo salutiamo, salutiamo mamma e papà. Non so perché mi parla di scarpe, un ricordo di scarpe, di stivaletti. Chi? La mamma? No, no, il fratello, non so se la aiutava lei a mettersi le scarpe, che ne so, una roba del genere. C'è qualcosa legato agli stivaletti. A togliere gli stivali di Manu? Quando doveva... Può Ah. essere, non lo so, a sapere. Arrivano immagini così. Mm? Ehm, scusami, mi dicevi La la mamma e mamma? papà, sì. Mm, la mamma ha la mano sulla schiena, sulla zona lombare. Come se fosse dolorante. Sì, ovviamente, è chiaro che è una cosa della vita.
non della sua condizione attuale. Mhm. Ehm, I pesi che ha sopportato, in questo senso? che non le piaceva tanto. Mi dà come l'impressione che le pesasse ehm, la vita casalinga. Mm. Mhm. È un sì di Manu. Mm. Forse ha Mm. rinunciato a una carriera per la famiglia. Esatto. E voleva farsela andare bene, ok? Voleva accettare in qualche modo questa scelta così, però le pesava come scelta, non c'era del rammarico, sì. Poi mm, non so perché lei, se poi ha in qualche modo dovuto accudire il marito, seguirlo, stargli dietro, perché è come se lei sentisse sempre di avere un figlio. Mm. Il terzo figlio, no? Dopo i due veri, il marito figlio. Va Eh, bene, li salutiamo comunque, al limite li chiameremo se vorrei fare un secondo step, Manu, un domani e possiamo parlarci di più, li mandiamo nel portaleuro insieme al fidanzatino. fa così lo schiocco di dita proprio. Sì. Sì, Il fidanzatino sì, sì, perché? sì, sì. La sua vita è stata davvero breve. Mm? Ok. Salutiamo anche Taricone. Cosa ci dici lì dalla regia? Fratello, Guagliò è uno spasso. voglio. Mhm. Quindi non è tanto la vita è tutto un quiz, è la vita è tutto un film. Sì. E l'oltre è oltre il cartongesso che separa la zona regia dalla casa, come diceva la Bignardi. Tutto lì. Con la differenza che però se si entra nella casa come disincarnati, non si è incarnati. Quindi si gira così, ma non si incide nella storia fisica della casa, se non con eccezioni. Poltergeist, sogni. Perché i disincarnati vengono in sogno? Mm. Ah, e allora la risposta è: non è che noi veniamo in sogno, noi ci siamo sempre, ma ci vedete nei sogni. Mm. Serve addormentarsi con una mano sul chakra del cuore. Tutto esiste nel cuore, Mm, mm, mm. non c'è una vita al di là del cuore. Va bene. E chiudiamo il portale aureo, lunga parentesi su i lutti di Manu. Monica, Manu ha un secondo lavoro, hobby, l'antiquariato. Prende degli oggetti che sono appartenuti ad altre persone, a un'altra epoca e a volte non ne sa assolutamente nulla, li rivisita un po' e li rivende. E ha anche molto successo. Tuttavia sappiamo che siamo in un gioco finto, dove ci sono un sacco di energie, dove esiste una grossa differenza tra un mobile usato e un mobile nuovo, un abito usato e un abito nuovo. Se un abito viene indossato da qualcuno che passa la vita a odiare o amare, quell'odio o quell'amore passa attraverso il vestito, che può anche essere lavato e rilavato, al nuovo proprietario che lo compra in un mercatino. È così. Allora, intanto, la prima cosa che mi è arrivata è che Manu ha scelto l'esperienza della morte.
all'interno della vita in diverse accezioni. Ha scelto di vivere l'esperienza della morte fisica. Lei a volte si è avvicinata alla morte e ha visto la morte di tanti suoi cari. E poi la morte intesa anche come profonda trasformazione. E infatti lei è appassionata di antiquariato, e trasformandolo, perché lei non è che vende puramente l'oggetto, a volte proprio anche lo trasforma, gli dà una nuova vita. È come se facesse in modo che l'oggetto non muoia. Mm. E in virtù di questo lei conosce la potenza della trasformazione, inclusa anche la trasformazione energetica di un oggetto, oltre che la trasformazione fisica, no? Perché lei comunque li sistema, gli dà anche un aspetto un po' diverso agli oggetti, Mm. e sa che è possibile quindi un oggetto trasformarlo non solo nella sua esteriorità, nella sua materia, ma anche nella sua energia. E quindi a ripulirlo da quelle energie assorbite. Trasformandolo, dandogli quel quid in più, che poi è il... Allora, non basta ovviamente solo ehm, modificare esternamente un oggetto, ovviamente per cambiargli l'energia. Occorre proprio che chi lo prenderà con sé l'oggetto gli dia un'impronta energetica personale propria. Per farlo deve fare tabula rasa, no? Deve renderlo foglio bianco. Mhm. Mm? E quindi è necessario che energeticamente lo ripulisca. Va benissimo anche utilizzare un incenso. Uno accende con un fiammifero, magari non con l'accendigas, con un fiammifero, un incenso naturale, ovviamente, con un intento proprio di purificazione e di appropriazione di quell'oggetto sulla base delle proprie frequenze. Manu e le capacità medianiche. La lettura di qualcosa? Aspetta un attimo, eh. Adesso io non so se lei è in grado di leggere delle cose, perché la cosa più banale che viene è tipo come se fosse la lettura delle carte, mm? Però in realtà è proprio come se lei fosse in grado, avendo a disposizione oggetti, di leggerli. Quindi può essere, per esempio, la lettura delle carte non intesa come previsioni future, ma come ricostruzione, diciamo così, del quadro della persona che ha davanti. Quindi nella completezza sa vedere quali sono anche i blocchi della persona. Mm. Eh, Mhm. attraverso, lei potrebbe farlo anche leggere qualcosa, che può essere veramente anche leggere il classico fondo del tè. Ottimo. Lettura. Tu non lo sai, ma da 4 minuti, quando più o meno abbiamo iniziato proprio alla parola antiquariato, a mano si è scaricato il tablet che era in carica ed è uscita dalla conversazione, quindi non ci sta ascoltando in diretta, ci ascolterà poi nella registrazione. Causa esoterica. Questo uomo del tempo non accetta che ci siano queste nuove proposte, quest'aria di vita, vorrebbe proprio portarla indietro al buio e in quello stato d'animo passato in mezzo alle malattie, alle incertezze, all'angoscia. Quello stato d'animo lì vuole ricreare. E in effetti questo per lei in questo momento è decisamente, no, un motivo di dispiacere, no? Non poter seguire in diretta, no, questa sessione. Ci teneva tanto.
sto provando a reinserirla. Ok, ce l'abbiamo fatta. Manuela, tu hai disattivato il microfono, attiva però la cam, così ti vedo. Se no va bene anche così, dimmi tu. Vabbè, dai, lascia così, non toccare nulla. Hai il microfono disattivato e non ti vedo, quindi non è la cam attivata. Cibo, Monica. Eh, lei fa l'esperienza anche in questo caso degli opposti. Mm? Di nuovo fa come l'esperienza della morte e della vita. Fa l'esperienza della vita ehm, in eccesso, nel momento in cui si abbuffa. Fa l'esperienza della morte quando proprio si priva completamente del cibo. Ha queste due oscillazioni. Mm? Mm, Ora si tratta di trovare un'armonia tra la vita e la morte e quindi tra queste due sfere opposte. Manu, non toccare la cam, non toccarla più, non toccarla più, per favore, perché sennò poi dopo per me è un casino totale. Ok. E causa, infine, del tumore al seno. Causa esoterica. C'è come una specie di rammarico per questi figli mancati non allattati. Va bene. Qualcosa che non ti ho chiesto, ma che vedi. Adesso questa immagine me la sta un po' prolungando, come se in eterico questi figli, no? Avessero continuato a prendere latte da lei, no? In un momento in cui lei ovviamente il latte non ne ha. Mm. È un'immagine comunque un po' struggente. Mm. Allora, va bene, staccandoci da questa immagine, non so perché adesso si sta mettendo tipo una specie di fasciatura al ginocchio, tipo una ginocchiera, di fascia elastica ginocchiera, diciamo così, e dice che ha tanta voglia di camminare. Ehm, Come se avesse perso tanto tempo, fosse rimasta bloccata, sospesa per tanto tempo. Adesso ha tanta voglia di camminare, mh, di attivarsi e sa che tutto questo attivarsi poi dopo, insomma, no? Può essere usurante. Allora si prepara così con questa ginocchiera. Cosa vuole fare? La vedo con arco e frecce in mano, come se fosse una tiratrice perfetta. Mi indica con questa freccia la direzione del cluster. E lì nel cluster c'è un classico scaffale di metallo con tanti libri disordinati, impolverati, anche con dei fogli che escono un po' casuali, come se fossero degli appunti. C'è tanta polvere.
Che sono anche dei manuali di medicina. Ehm, è come se lei sentisse all'interno di questa vita di aver avuto una prima vita, una seconda vita, Mm? una terza vita e adesso può avere una quarta vita, con questa pulizia qui. E quindi dice, questa quarta vita io la voglio, dice quarta vita, che è il mio chakra del cuore, butto via tutto. Vedo che effettivamente la scena diventa tutta un rosa, anche un po' tendente al fucsia, mentre lei sta buttando via tutti questi contratti sotto forma di scaffali e di libri vecchi. Cosa Come ad crea? Eternum usa una cornice d'oro, un po' barocca, Mm. Antica. sì. Non so perché è comparso quello lì che dice I want you, forse come Spilletta. Zio Sam. Mm. Perché io mi sento la voce adeco adesso? Non si può dire Zio Sam, I want you. Mhm. No, beh, anche prima di Zio Sam, ogni tanto mi capita la voce adeco in questa sessione. Problemi tecnici? Mm, un corvo, vedo, nero, che dice voi pensate di fare. Mhm, Cosa volete fare? mhm. Perché vedo la voglia di vivere di Manu, i tuoi progetti, i miei progetti. È come se lui li volesse smontare Mhm. e vuole Questo, farci sentire che c'è. questo corvo chi l'ha creato? Mano. C'è il corvo di Manu, certo. Mm. Quindi lui si sta rivolgendo a noi che siamo i suoi creatori? E chi mi ha dato tutto questo potere? Noi. Come glielo diamo? Poi non glielo diamo più. Mm. Quindi abbassa le ali, le chiude bene 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 sotto le ascelle e va a beccare il terreno a cercarsi vermi. Mm? Che io di sentire la mia voce ad eco non ce n'ho più voglia. Altrimenti, per quanto mi riguarda, gli metto la mia mano sopra e lo brucio. Anzi, lo faccio. Voglio sentire la puzza delle piume bruciate, come quando ci si brucia i peli della mano con il fuoco. Piume di gallina, di corvo bruciate. Io creo, io trasformo. Mm? Ben fatto, si sente proprio quell'odore di bruciacchiato. Manu e l'avatar. Ovviamente l'avatar è un medico con lo stetoscopio. Eh, come a dire, ah, è grave. Dice così. E Manu si mette a ridere.
come se lo volesse mettere dentro un sacchettino dell'immondizia e prova grande soddisfazione ad infilare l'avatar in questo sacchettino, fare il nodo al sacchetto, poi buttare via nel portale definitivo questo sacchetto. Si sta divertendo, è sempre lì che ride, Manu. E infatti, Il riso abbonda sulla bocca degli dei, non sciocchi. Mm? sì, sì. Con questa nuova condizione, cagionevole, il progetto esiste ancora? No, mi viene vitamina. Ci sono ancora le entità eteriche mentali, gli impianti? No? Nuova vibrazione. Eh, 410, Nuova consapevolezza tanto, 180, PS, anima, 51, vite, 1913, cervello, 10,6, suscettibilità ipnotica, 62. quindi potrebbe andare in una diretta. Sì, sì. Prima non tanto. 3D, 22, vivacità animica, ma 96, grande Manu. Messaggio di Manu a tutti i suoi oggetti di antiquariato. ah, dice una cosa particolare, vi amo, alcuni di voi mi sono più simpatici di altri, ma non mi faccio possedere da voi. Io sono un giocoliere, gioco con ognuno di voi, vi rispetto, vi valorizzo e vi trovo la giusta collocazione. Messaggio di Manu a tutti i suoi lutti, non ai disincarnati, ai lutti. Non ne manca neanche uno. Ogni esperienza concordata è avvenuta. Al compagno attuale. Stanno mangiando degli spaghetti, bevendo del vino, ehm, commentando fra di loro. La vita è sorprendente, ti riserva continuamente, delle belle sorprese. E vedo che se la ridono, sono complici. Si fanno anche un po' delle battutine fra di loro, scherzose, anche un po' prendendosi in giro l'uno con l'altra. Mhm. C'è aria di fiamma? Ehm, piano piano, non so Mhm. perché Manu dica. Mhm. "Ah, mm, Tutto è possibile e creabile. mm". Messaggio di Manu a se stessa. Adesso vado a cambiarmi il colore del rossetto, ne voglio uno con i glitter, tipo così, Ehm, perché io mi sento luminosa, anche le mie labbra voglio che lo siano.
Ehm, per l'occasione mi metto una collana e una camicetta particolare, ehm, che mi fanno volare come una farfalla. Come la vedi? Nella sua nuova vita, colorata e anche molto curiosa di vedere che cosa riuscirà a creare. Vedo che sta mangiando un wafer, perché si vuole godere lo spettacolo di cui lei stessa è l'autrice. Cioccolato o crema? Oddio, nocciola. Nocciola, una via di mezzo. Va bene, abbiamo finito.